Dopo l'intervista che ho rilasciato a Faccia come mi pare, la mia amica youtuber che vive a Edimburgo, ho ricevuto un sacco di commenti e richieste di chiarificazioni riguardo le start-up in Lituania. Ebbene sì, il ruolo delle start-up in Lituania è molto pesante ultimamente perché negli ultimi anni si sono affacciate sul mercato tante start-up che hanno creato un sacco di posti di lavoro. Ma mettetevi comodi e adesso ne parliamo subito. Dicevo, ho rilasciato questa intervista a questa mia amica youtuber che mi ha fatto molto piacere, ve la metto in descrizione, se non l'avete ancora vista fatelo perché merita, dove ho parlato tra le altre cose delle start-up in Lituania. Allora, circa 10 anni fa, o anzi 15 anni fa, il mondo delle start-up in Lituania era praticamente inesistente. Non esistevano piccole società, soprattutto informatiche, che venivano qui ad investire. Non c'era praticamente l'humus adatto, non c'era l'infrastruttura adatta a Vilnius o in Lituania per fare una cosa del genere. Ma negli ultimi 10-15 anni le cose sono cambiate notevolmente. Un po' perché molte società hanno scoperto che la Lituania è un piccolo paradiso fiscale. Qui la tassazione è molto bassa e si può aprire una società con poco denaro e in pochissimo tempo e partire subito. Secondo, la Lituania ha uno dei più alti tassi di persone laureate all'interno dell'Unione Europea. Qui circa il 78% delle persone è laureato. E poi parlano più di una lingua quasi tutti, quindi parlano tutti l'inglese, parlano tutti il lituano, qualcuno parla il russo, molti parlano addirittura lingue come l'italiano, il tedesco, il francese, lo spagnolo per esempio. E quindi questo è diventato un terreno fertile per aprire una startup e farla crescere da queste parti. Quindi se voi siete interessati a cambiare lavoro, magari non vi volete più confrontare con il mercato italiano che è sempre più difficile, poco meritocratico ovviamente e che paga poco, potete dare uno sguardo anche al mercato lituano. Ma quali sono le start-up che ci sono qui in Lituania? Ebbene, nell'arco di questi anni ve ne sono state veramente tanti. Tenete conto che la start-up è una società che nasce e di solito muore anche in un breve tempo periodo. Diciamo, molte start-up hanno una vita media di 2, 3, 4 anni, non di più. Però ci sono delle start-up che invece hanno fatto successo. Ed ecco che ve ne cito 3 che forse voi già conoscete e magari usate pure e che non sapete siano lituane. Allora partiamo con la prima. La prima è TransferGo. TransferGo è la PayPal del Baltico, diciamo. Fondata nel 2012 da 4 ragazzi, è diventata in breve tempo un punto di riferimento per trasferire denaro con delle fee molto basse tra amici e soprattutto per mandare denaro all'estero. È diventato un po' un punto di riferimento qui dopo PayPal, che sapete è stato fondato da Elon Musk e poi venduto successivamente, ma TransferGo ha la caratteristica di avere delle fee veramente nulle e poi ad avere anche tutta la parte business molto molto sviluppata. Quindi se volete provare questa applicazione, perché è un'applicazione per cellulare, tutto viene fatto via mobile, normalmente anche la piattaforma ha anche la possibilità di utilizzare tutto via desktop, chiaramente, ma TransferGo è una delle start-up che si è affermata qui in Lituania molto velocemente e che dal 2012 a oggi ha raggiunto dei livelli molto interessanti, essendo presente in qualcosa come più di 30 paesi in tutto il mondo. Quindi TransferGo, la prima start-up. La seconda startup vi farà fare un salto sulla sedia, è Vinted. Allora, Vinted è lituana al 100% ed addirittura è diventato uno unicorn, quindi un unicorno. Ma andiamo con calma. Vinted è nata nel 2008 dall'idea di un paio di amici che volevano mettere online i loro vestiti e prevalentemente vestiti di donna e per i bambini. Ok? All'inizio si chiamava Mano Drabugiej.lt ed era una realtà molto locale, quindi Mano Drabugiej, i miei vestiti, detto in lituano, era una cosa molto locale. Dopodiché si è trasformata in Vinted ed è diventata la startup che oggi noi conosciamo, presente in tutta Europa addirittura, con dei clamorosi successi in Spagna, in Francia, in Italia, una cosa pazzesca addirittura. L'applicazione è scaricata tantissimo
e ultimamente io ho dei colleghi, degli amici che lavorano in Vinted qua a Vilnius, io stesso ero stato contattato per andare a lavorare da loro e loro ultimamente sono diventati uno unicorn. Cos'è lo unicorn? Quindi l'unicorno. Diventare unicorn significa che la propria startup raggiunge il valore di mercato di $1 miliardo, quindi $1 billion value. Questo è un motivo chiaramente di soddisfazione della Lituania, perché Vinted è stato il primo unicorn lituano presente sul mercato delle startup. La terza società, che ovviamente tutti voi sicuramente conoscete, anche se non conoscete il nome della società, conoscete il nome del prodotto. La società si chiama Tesonet e il suo prodotto è NordVPN. NordVPN è un prodotto lituano della Tesonet. Nord Security ovviamente è la società che è controllata da Tesonet, che si occupa di sicurezza informatica, e la NordVPN, che tra l'altro è stata data come uno dei migliori VPN in giro sul mercato informatico, è praticamente il secondo unicorn in Lituania. Quindi anche NordVPN, nata anch'essa nel 2008, è diventato uno unicorn proprio l'anno scorso. Io ho un casino di amici che lavorano in Tesonet e in NordVPN. Tra l'altro vi posso confermare che è una società molto seria, una società che tra l'altro sviluppa tantissimo prodotti di sicurezza informatica, e ve la raccomando tranquillamente. E no, non fanno sponsor del mio video, spero magari in un futuro possano fare sponsorship, ma sono assolutamente un punto di eccellenza. Quindi queste sono le top 3 startup che sicuramente o voi conoscete o comunque qualcuno di voi ha utilizzato, quindi TransferGo, Vinted e Tesonet. Però l'ecosistema delle società e delle startup in Lituania è enorme. Vi posso citare per esempio MailerLite, il concorrente di MailChimp, un sistema per mandare le mailing list a livello gratuito, anch'esso lituani. Interactio è una società che si occupa tramite artificial intelligence e traduzioni simultanee di umani di mettere in contatto e fare traduzioni in tempo reale tramite cellulare, una cosa mai vista prima. NanoAvionics, nata nel 2014, fa engineering aerospaziale e hanno sede qua in Lituania. E poi ancora CTB. CTB è la più grande società lituana, ma che è presente in tutto il Baltico, di lending cars, electronic scooter e sharing delivery service. Quindi hanno inventato questo sistema molto bello che tramite un'app tu sali su una macchina e abbandoni la macchina ovunque tu voglia, non devi arrivare in un posto particolare per noleggiare la macchina e poi riportarla sempre nello stesso posto, puoi salire e scendere dalla macchina senza nessun problema, basta che trovi la macchina nel tuo circondario, hai un'app sul telefono e questo ti può fare in modo che tu possa trovare la macchina più vicina a te. Hanno lanciato questa cosa qualche anno fa, è stato subito un successo e adesso hanno lanciato anche il sistema per gli scooter, i monopattini praticamente. In Lituania si chiamano paspirtuke, quindi tu puoi tranquillamente noleggiare uno scooter e andare senza nessun problema dove vuoi. Addirittura ultimamente hanno lanciato anche il sistema del noleggio dei furgoni, quindi se tu hai un'attività commerciale ma ti serve di fare un trasporto oppure devi traslocare casa, noleggi un furgone anche per un paio di giorni e il problema non sussiste, cioè senza nessun problema, senza nessun trucco, nessun inganno, si paga una quota fissa tutti i giorni più un tot al chilometro. Altre, per esempio Trafi è la società che si occupa del trasporto urbano, è una società e una startup lituana e dà un'applicazione che permette di installare sul telefono tutta la connessione col sistema di trasporto urbano della città in cui tu sei. Quindi tu tramite questa applicazione puoi fare diverse cose. Prima di tutto comprare i biglietti elettronici in maniera digitale. Compri i biglietti, paghi con carta di credito, sali e scendi dall'autobus e non devi chiedere niente a nessuno. Hai il biglietto in elettronica sul tuo cellulare. Secondo, integra tutto il sistema di mappe del trasporto urbano della città in cui tu risiedi. A Vilnius, dove il sistema di trasporti urbani è abbastanza complesso, avere tutto su un'unica applicazione è di una comodità estrema. Non solo, la società ha fatto degli accordi con, in questo caso a Vilnius per esempio, con Uber, con il sistema di taxi, e ti dà la possibilità anche di chiamare il taxi e Uber e farti venire a prendere e vedere
tutto in tempo reale su una mappa sul telefono che tu hai. Ovviamente tutto sia per Android che per iPhone. Ecco, queste sono alcune delle startup che sono nate e si stanno sviluppando in Lituania, che magari uno non pensava che potessero esistere solo qualche anno fa. Questo perché chiaramente la Lituania ha un sistema sia fiscale ed economico, ma soprattutto giurisdizionale, che ultimamente favorisce molto la nascita di queste società. Non so, io spero che questo vi abbia portato ad essere un pochino più curiosi sul sistema economico lituano e sulle startup in Lituania. Se volete vi lascio poi in descrizione tutti i link per queste bellissime startup, ve ne sono comunque tantissime altre. Parleremo in un altro video dei coworking e di come mettono gli uffici queste startup, perché anche quello è un nuovo modo di fare business e business relationship. Mi raccomando, fate subscribe al mio canale, mettete un like a questo video, condividetelo con i vostri amici e fatelo condividere se vi è piaciuto. Lasciate un commento sulle startup e sulle opportunità di lavoro che vorreste avere in Lituania. Se volete dei consigli scrivetemi pure e alla prossima dalla Lituania. Ciao!